Bene, buonasera a tutti. Intanto per essere in questa serata sull'architettura Feng Shui faremo un percorso abbastanza lungo perché sarà abbastanza ampio di diapositive e di immagini su quello che è stata la mia ricerca, diciamo, di quasi 20 anni di approccio a questa tematica. Io sono anche architetto, quindi unisco la mia professione a questo tema, in qualche modo quindi il Feng Shui, diciamo, purista può rischiare di essere un approccio anche matematico. Ho avuto la fortuna di essere architetto e quindi ho unito un po' tutto quello che è lo studio di questa disciplina come base per poter poi espanderlo in una visione più olistica, più globale. Dico questo perché ci sono tante tematiche che il Feng Shui non considera, come per esempio lo studio sul colore, per esempio, o l'aspetto psicologico, o l'interazione dei transfer che abbiamo sulla casa, tutti aspetti che non hanno questa importanza su un lignaggio che è abbastanza, se volete, filosofico, taoista, matematico, che è interessantissimo, però a mio avviso è come se un medico parlasse di pranoterapia. Un medico conosce anche gli organi e quindi ha anche la conoscenza del corpo. Il pranoterapeuta ha la conoscenza energetica, quindi unire le due parti sarebbe necessario per avere anche una visione più completa, almeno per insegnarlo, di cui ognuno poi ha la sua via, il suo approccio. Bene, allora, una visione olistica dell'architettura. Io sono presidente della Scuola Italiana di Architettura Feng Shui, che da anni porta avanti, e in questa sede anche con Cristiano Rogati portiamo avanti la scuola, e quindi questo che vedete è anche l'escursus proprio del lavoro che viene fatto in team con più persone attraverso i viaggi, con tutto quello che è la collaborazione. Però metto queste immagini perché faccio vedere quello che sarebbe stata l'origine del Feng Shui, cioè noi ci saremmo trovati davanti un personaggio così che ha in mano questa stecca, questo metro, e dietro ci sarebbero stati gli studiosi. Questo era il maestro che era vicino all'imperatore o persone, diciamo, di ruolo sicuramente importanti. Questo è un metro che simboleggia, diciamo, la giusta misura. Troviamo poi massoneria di concetti simili, se vogliamo anche aprire e divulgare il concetto, però ecco, fa già capire che è un lignaggio abbastanza complesso, che quasi in via monacale al tempo dell'origine. Piano piano poi è diventato, come posso dire, il mago berlino della situazione, cioè colui che sta vicino alla persona politica per indirizzarlo in strategie di vario genere. E sappiate sempre che l'intelligence, come dire, di potere è sempre legato all'intelligence spirituale, cioè questo è la notte dei tempi, e anche se oggi non ve lo raccontano a voi, diciamo, tutte le intelligence hanno persone sensibili che fanno tante cose che sicuramente non è così espresso al pubblico. Allora, divertiamoci un po' e inizio a prendere la larga, diciamo così, per farmi entrare. Allora, io ho viaggiato un po' in tutto il mondo, ho conosciuto diversi maestri, mi sono fatto un po' diverse idee così, ho anche sperimentato diverse pratiche nella mia vita, che sono tutte fondamentali dico io, per scaldare il ghiaccio che siamo noi, e questo scaldare il ghiaccio porta poi a passare a una fase di liquido. Se tu continui a scaldarlo passi a una fase di vapore, quindi è una condizione normale, una ricerca spirituale di fare queste evoluzioni. Poi se in caso vi parlerò di cosa vuol dire anche a livello interiore passare queste fasi. Però questo perché? Perché girando e passando anche nei vari luoghi mi iniziava a incuriosire una cosa, cioè che ogni lingua ha un territorio, ogni territorio ha un cibo, e tutto questo in qualche modo si collega. Ogni persona in ogni territorio ha un concetto dello spazio diverso. Allora facciamo degli esempi, no? Se ci portiamo nella cultura italiana, per esempio, abbiamo... allora, se uno straniero ci ascolta, noi siamo molto melodici, no? Dicono, siamo molto sì, melodici, siamo anche allegri o siamo espansivi, eccetera. Siamo anche dentro il Mediterraneo, con tutti i mari intorno, con i venti, col sole, quindi siamo anche facilmente attaccabili, diciamo, dobbiamo anche molto arrangiarci, e questo però, questa esposizione dell'Italia in tutti i venti fa che noi siamo anche molto dinamici, è una questione anche strutturale territoriale, non è solo una questione dell'italiano. Abbiamo molte montagne, abbiamo molte diversificazioni di clima, anche da una parte alta e da una parte bassa, quindi i cibi variano i dialetti, c'è molta varietà nel nostro tipo di società.
E notiamo la differenza tra l'isolano e invece chi sta in montagna, per esempio. In montagna si è un po' chiusi. E questo perché? Perché la montagna ha anche un effetto un po' duro come tipo di clima, come realtà, però ci sono anche le montagne che sono solide, che sono delle masse forti, quindi guardiamo se c'è una corrispondenza. Chi sta più al mare è più vivace, normalmente più chiacchierone, potremmo dire così. Comunque se ci spostiamo a sud Italia già cambia la lingua, il modo, l'essere chiacchierone è più forte, l'essere più espansivi è più chiaro, come andiamo al nord già questo diminuisce. E noi abbiamo questa parlata che è molto musicale, ma io non riesco a sentirla perché sono italiano, quindi faccio fatica. Ma quando sono andato all'estero, ho fatto un anno a Copenaghen, poi ho vissuto in diverse parti, ho girato un po' in varie parti del mondo, ci spostiamo nella Germania e già, adesso non parlo tedesco, ma per capirci, la parola tedesca è molto ritmica, molto serrata. I tedeschi hanno portoni spessi, i luoghi sono molto ben delineati, sono chiusi, sicuramente non vai a aprire una porta dal vicino e a chiedergli qualcosa facilmente, c'è tutto molto ben delineato, strutturato. Montagne forti, i sapori sono abbastanza intensi, anche non varie varietà. Questo è già in Germania, ma ci spostiamo a nord, arriviamo a Copenaghen, per esempio Danimarca, la lingua è così. Cioè, hanno tutta questa gutturalità, è molto piatta, non ha accenti, e c'è anche il cibo, cioè hai patate e il caratteristico cibo diciamo del luogo è abbastanza blando, cioè non è che c'è tanta cosa così. Hanno una collina che è alta 600 metri, finito, è l'unica collina che c'è nella zona. Ho fatto anche tutti i fiordi della Norvegia fino a Kierkegaard, che è sopra Capo Nord, diciamo così, da solo questo traghetto, perché volevo vedere sulla mezzanotte, volevo illuminarmi, non ci sono riuscito, ma insomma volevo capire se capivo qualcosa a vedere il sole che non andava giù. No, stavo leggendo anche delle cose abbastanza intense di Shankara, insomma era un momento della mia vita molto in evoluzione, comunque sia, ma si clocchia, questa era la lingua, e lì tutto così, e il cibo cambia. Allora mi sono detto, è possibile che ci sia un'interazione tra il ritmo che noi creiamo continuamente verbalmente, tra quello che mangiamo e l'energia di un luogo, questo ha qualcosa a che fare con noi. Poi studio a Milano architettura e mi trovo sto tunisino che mi parla così a distanza qua e mi urla, cioè per me era un urlare, ma il tunisino per questa è la sua distanza normale, che non è intimità, è una distanza per lui. Poi mi ricordo che c'erano le galli di peperoncino che li mangiava di più, io morivo ogni volta perché lui era tremendo. Però in Africa, al Nord Africa, abbiamo un problema che c'è tanto sole, quindi c'è bisogno di raffrescare la pelle con questi cibi molto piccanti. Il piccante crea anche un metabolismo abbastanza irascibile, forte. Poi se immaginate tanto sole, io devo urlare per farmi sentire, perché il clima è tanto intenso. Se il clima non è intenso, io posso parlare piano con la distanza. Perché la distanza interpersonale inizia a cambiare secondo il posto. Quindi se per me è invasiva una cosa, per un altro non lo è. Ecco che si apre un mondo di come noi viviamo lo spazio che non è uguale per tutti e abbiamo delle sensazioni che non sono solamente legate alla percezione spaziale, ma entriamo anche in ambiti poi psicologici, di razza anche. Quindi questo è iniziato a affascinarmi, ho detto però sicuramente qua c'è qualcosa. E, in tutto questo aspetto, nella nostra cultura possiamo parlare del genius loci, cioè un luogo in qualche modo ha un'anima, ha una sua vibrazione, così, dove noi nasciamo in quel luogo. Ognuno dice la mia terra, le mie radici, ognuno dice le mie radici, per cui qual è il luogo migliore? È il tuo, no? Ma cosa che fa questo concetto di radice? Dalla mia esperienza anche qua, la radice è una specie di codice energetico che tu hai assorbito nel tuo luogo, come se noi avessimo un numero dentro che inizia a entrare. Quindi quando tu torni nel tuo luogo è come che la materia di cui hai fatto quel posto in qualche modo risuona con te. Tornerò spesso sul tema della risonanza perché è un'altra chiave fondamentale in tutto questo studio. È anche il motivo perché quando fai un trasloco, anche cambi casa, ti devi adeguare, o anche quando viaggi, non stai bene i primi giorni quando vai a dormire. Perché? Perché tu registri sia l'aspetto magnetico che l'aspetto del luogo nel tuo corpo e il tuo assetto non è quello che hai di solito, quindi ci metti del tempo, il tuo corpo ha bisogno di tempo. Quindi un luogo, noi registriamo il luogo, registriamo quello che è e forma il luogo, forma il carattere di un popolo, forma il carattere anche di quello che può essere l'aspetto culturale. Ora, una cosa interessante, vediamo un po' l'aspetto antropomorfo, cioè le montagne per gli antichi cinesi erano considerate come l'ossatura della terra.
Infatti vengono chiamate i dragoni montagna, dragoni acqua, dragoni dei cieli, sono diverse espressioni, se volete così, simboliche, però quello che mi ha sempre affascinato è che parlavano di ossa dei draghi per spiegare le montagne. Quando andavo in Cina, questi maestri mi facevano vedere le tombe antiche, e dicevano come le ossa del morto devono essere messe in un certo modo perché devono risuonare con l'ossatura del luogo, l'ossatura. Quindi da lì ho iniziato a pensare, ma com'è tutta questa interazione tra corpo e luogo? Pensate che il Feng Shui tradizionale rientra tra le 5 grandi branchie della espressione della cultura cinese e si associa alla fisionomica. Quindi fisionomica, lettura del viso, lettura del corpo, si associa a questo al Feng Shui. Feng Shui parliamo di case, come mai che si associa alla fisionomica? Perché? Perché l'aspetto antropomorfo del territorio ha molto a che fare con l'aspetto di una casa, di come uno vive. Nel senso che, ve la dico così, se io cambio il assetto di un naso, allora, per i cinesi il naso è la base della ricchezza, è la virilità umana, del maschio, diciamo così. Il naso rappresenta la sua virilità e la narice, quanto è grossa questa parte qua, quanto è ben sostenuta, carnosa, piena, eccetera, dimostra la capacità di far soldi, di poter diventare, diciamo, ricco, di poter creare, diciamo, delle realtà. Molti studiosi della fisionomica, che si chiama Mixiang, questo studio cinese, dicono che dal momento in cui Michael Jackson ha fatto questo tipo di operazione, piano piano la sua decadenza è incominciata, perché toglie un potenziale che è una specie di proiezione energetica di un contenuto interiore. Il nostro corpo è il risultato preciso di tutto un aspetto interiore che viene a manifestarsi, è un codice, cioè non è che la forma non abbia un contenuto, la forma è la precisa espressione di un contenuto, che è un'idea forma, di cui noi ci siamo pensati, e in qualche modo il sistema ci ha pensato, di cui poi si crea questa struttura. Se avete fatto, non so, studi di Reiki, bioenergetica o costellazioni, penso anche a qualcosa tratta di come il corpo si struttura a seconda di ferite interiori profonde, e queste vengono poi ad attraversare diverse risoluzioni, e uno cambia stati fisici anche attraverso questo tipo di risoluzioni interiori. Come mai? Non è solo un discorso posturale, è perché la realtà energetica sta a monte della realtà fisica. Quindi torniamo al discorso di prima: se io cambio un aspetto fisico di qualcosa che Michael Jackson ha un naso bellissimo, ci sono delle fotografie, questi studiosi fanno vedere cosa doveva essere Michael Jackson oggi, cioè con questo nasone bello pieno. Se io cambio qualcosa a livello di fisico, la parte interiore di cui ha creato quella forma viene sollecitata. Quindi gli estetisti dovrebbero farsi corsi di Feng Shui per capire anche che cosa vai a combinare quando vai a cambiare delle cose. Qualsiasi anche mutamento di noi stessi ha delle sollecitazioni, come per esempio le cicatrici. Se ho delle cicatrici sul naso in certe parti, queste creano degli effetti anche temporali per gli studi del Feng Shui, perché noi abbiamo una visione temporale anche del viso, eccetera, eccetera. Quindi diciamo questo, la parte interna è direttamente collegata alla parte esterna della forma. Quindi se io cambio la struttura esterna, questo influisce anche emotivamente e emozionalmente. Se una donna cambia il naso o si fa le labbra grosse, cambiamo il suo argomento, le labbra grosse sono la parte sessuale, femminile, è l'espressione di quanto una persona anche, come dire, si esprime, ma anche che capacità erotiche ha. Se tu non ce l'hai e si fa due labbra così, capisci che questo spinge velocemente ha una funzione di essere espressivo, ma questo che problemi poi psicologici uno ha? Perché deve sostenere un processo che non è il suo. Questo parallelo mettiamo un attimo al concetto che se il sistema anche paesaggistico è una forma di essere vivente, come fosse un'espressione di un'energia di fondo, e l'uomo che ci abita, come vi ho detto prima, si collega a tutte queste sinergie diventando poi tedesco, italiano, eccetera. Se io cambio la montagna, se io pianifico un luogo, se lo trasformo anche urbanisticamente, questo che effetti ha su di noi che ci stiamo vivendo? Se 1 più 1 fa 2, ha degli effetti diretti come cambiare una struttura di un viso, ed questo è perché era legato al discorso della fisionomica. I cinesi, che sono sensibili a questo tipo di cultura, pensate che per fare anche la muraglia cinese, che appunto è la muraglia che doveva difendere i mongoli dall'attacco, quindi stiamo parlando di una cosa bellica, considerate comunque il Feng Shui non è mettere veramente 2 pendagli e fare quelle cose belline, il Feng Shui è strategia militare principalmente, cioè è pianificazione di come gestire un territorio ai massimi livelli, cioè stiamo parlando di segreti che passavano dal maestro al discepolo a livello imperiale, come attaccare, in che momento attaccare, come gestire un territorio, quale terre prendere, questo è il Feng Shui. Poi arriva oggi, sai,
tutti i libretti, questo passaggio tra passaggio e passaggio, e in Italia e poi anche in tutto il mondo occidentale, perché sta uscendo pochissimo di quello che è la cultura profonda che c'è di questo studio. Ovviamente sono quelle 4 cose che tu dici, ah sì, arrivo da casa, che bello, ecco. Alla fine di questa conferenza scoprirete che avete letto niente di Feng Shui fino adesso. Allora diciamo, la cosa interessante è che i cinesi, persino per una cosa bellica, cosa facevano? Questo è Google Earth. Vedete che la muraglia cinese è proprio dentro la vena del drago, o va dentro o va sul crinale. Non offende l'equilibrio dei chi, viene chiamato dell'energia sottile che del territorio va a espandersi, ma si regola attraverso le forme. E questo ci fa riflettere come Leonardo vedeva all'interno della pietra i segni della sua evoluzione dell'opera. Come un macellaio brasiliano, quando fa la picagna, taglia dentro la massa muscolare in una certa linea che gli viene data, come il falegname che segue le vene. Cioè, cosa sto dicendo con questo? Dentro la forma della realtà c'è già un linguaggio di energie di fondo che, se noi sappiamo leggere, comprendere e rispettare e poi progettare in una sua sequenza che è già però detta dal luogo, beh, facciamo i demiurghi che continuano, diciamo, l'armonia di fondo. Ma se io non leggo, non ho capacità di visione e faccio una cozzaglia di cose, è come se uno facesse una bella musica e non mi metto dentro nel suo ritmo. Allora, se io metto nel suo ritmo, questo crea una risonanza di gruppo e si crea un bellissimo concerto. Ma se io inizio a fare cacofonia o vado contro il ritmo, faccio un casino. Le città di oggi, molte progettazioni, sono su questo tipo di musicalità, appunto distonica, mettiamola così. Pensate che qualsiasi movimento in Cina, maestro di Feng Shui pronti, prima di muovere, fare trafori, poi ne parliamo come qua traforiamo montagne di tutto e di più. Che effetto avrà questo? Ha effetto sugli abitanti, perché è comunque dei sistemi energetici collegati. E quindi se c'è una vena energetica che si mettono da ridere i paesaggisti su questi discorsi e tu fai dei lavori che non rispettano questo ha delle risonanze, bisogna stare attenti su queste cose. Però il Feng Shui è veramente cinese? Beh, nella mia esperienza, che ho provato a passare un po' da tante realtà, dico no, il Feng Shui è un approccio cinese alla percezione dell'uomo che è un essere universale, che sente il suo cuore che batte, che è battere e levare, cioè contrazione, espansione, ha dentro il principio del ritmo, e quindi dovunque l'uomo ha dentro il principio, quindi non c'è luogo o cultura che può esprimere questa cosa, siamo noi esseri umani che siamo dentro questa conoscenza. La conoscenza non è qualcosa da apprendere esternamente, la conoscenza è qualcosa che si rileva attraverso un continuo scavare, e piano piano scopri che non serve a nessuno che ti deve dire niente, ma questo lo scopri, è la mia esperienza, quando fai un incidente, quando sei sotto shock, quando sei ai limiti di vita, e scopri che hai una macchina da guerra che è il tuo corpo, e scopri che hai un'informazione altissime. È solo la questione di iniziare a capire, solo che siamo qua in uno stato del ghiaccio, e per tornare al discorso di prima, quando passi poi al liquido capisci che tanti sistemi così codificati non sono così chiari, e tutto diventa molto più espanso e più chiaro, e la conoscenza è una conoscenza interna. Quindi per la prima volta inizio a capire questo concetto che per me era veramente assurdo, ma cioè, se noi abbiamo dentro i principi, è questione solo di riconoscerli, vederli, e semplicemente questo è un'escavazione, diciamo, andare dentro. Possiamo dire meglio, un disvelare, un non resistere a tutto questo che venga rivelato, e questa è un po' la complessità di tanti corsi, per cercare di capire che non hai capito niente, che dovevi solo lasciare quel famoso andare. Sì, ma per arrivare lì però avrei dovuto fare 1000 robe, no? Per uscire. Però lasciare andare e fluire è lo stesso principio che c'è qui, cioè è il fluire, lasciare che le cose fluiscano. E vedremo che questo concetto del fluire va dalla grande scala alla piccola scala. Però lo studio del luogo, diciamo, lo studio di questo genius loci, ma di capire come l'architettura può diventare risonanza di un territorio, è fatto anche in tante altre culture, cioè non è qualcosa che ci deriva solo dal Feng Shui. Abbiamo per esempio le cattedrali di Chartres, Amiens, Notre Dame, fatti da chi? Fatti da templari, di una cultura che cambia dal romanico, quindi diventa qualcosa di particolare, che viene dalla cultura nord, appunto africana, quindi egizia. Arrivano una serie di cognizioni, di conoscenze, che sono conoscenze, diciamo, sottili di come creare un'architettura che entri in oscillazione col sistema energetico esterno. Vi faccio capire meglio ancora questo concetto. Mia mamma ha voluto che io facessi violino quando ero piccolo, lo odiavo. Mi ricordavo, senti, poi in animale c'era il gatto Silvestro che vedeva questa specie di scatola e poi ci moriva pure dentro, c'era questo cartone, dicevo, oddio, anch'io farò sta fine perché
tutto il giorno così, non ne potevo più. E insomma, però un giorno questo maestro, che era uno dei più bravi maestri di violino, che mi tirava sempre le orecchie, a un certo punto mi fa questo giochino, le cose che mi ricordo, mette su una corda del violino una cartina e la piega e me la mette su una corda, 4 corde il violino, e poi va su un'altra corda e mi suona l'altra corda e fa così, a un certo punto arriva a un certo punto e quell'altra corda fa così, vibra. Ora non stava toccando quella corda, stava semplicemente suonando l'altra, solo che ogni suono, ogni nota ha dentro delle armoniche. Se io ho un'altra corda tirata con le armoniche di un suono, quella entra in risonanza. Quindi se io faccio qualcosa che ha delle forme, che è in un luogo, che è in un certo contesto, che ha delle armoniche di qualcosa che è lì vicino, che lui stesso le ha, quello entra in risonanza. La chiave di tutto questo lavoro è di fare qualcosa che oscilli, e il tema è anche trovare il giusto ritmo per farle. La risonanza lo dà il ritmo, non è solo la giusta, diciamo, tensione, potremmo dire, di come tirare la corda, che vuol dire architettura, forma, luogo, direzione, ma vuol dire anche il momento in cui lo fai, e questo si chiama ritmo. E ve la spiego questo anche con un altro, come dire, visione. Se un'altalena che va, e a un certo punto quando arriva su io gli do un colpetto al momento giusto, che è il massimo della salita, e poi inizia a scendere, mi basta poco sforzo, piano piano questa aumenterà sempre più la velocità, a un certo punto inizia a girare su se stessa. Quello vuol dire trovare il momento più giusto per fare un'azione, e questo lo capisci quando ti ascolti bene o studi astrologia, numerologia, sai che ci sono dei supporti in un certo momento a tale punto che ti possono aiutare, altri no, meglio che decanti. Comprendi che non c'è niente di sbagliato, ma tutto opportunità sulla fase di evoluzione, quindi questo ok, però ok anche che quel colpo lì devi dare a quel momento lì, e lì è massima potenzialità. Noi cosa facciamo? Spesso arriva la pam, diamo il colpo prima, st'altalena perde forza, quindi momento giusto, nel posto giusto, con la giusta risonanza. Questo era ed era anche anticamente studiato da tutti questi grandi cultori. Quindi possiamo parlare di alchimia architettonica e di equilibrio di forze. Vediamo per esempio un'idea, la cattedrale di Chartres. Io ho fatto per anni in un collegio esoterico, quindi conosco massoneria francese, per farvi capire un po', non era quella ma lo stile, quindi conosco bene questa materia, e i segreti che non vengono detti e disvelati ancora oggi, Vaticano eccetera, perché ve lo ripeto, voi pensate che tutte le cose siano fatte un po' così a caso, non è così, ci sono i dottori, diciamo, di questa materia, e la cattedrale di Chartres è particolare da questo punto di vista, ma denota un po' quello che stiamo parlando, cioè ha una navata alta 37 metri e ha un'acqua sotterranea che scorre a 37 metri di profondità. Chiediamoci perché. Cosa crea questo tipo di oscillazione tra una roba che scorre come energia di acqua e la stessa altezza, e come hanno saputo che c'era questa profondità? Troviamo al suo interno anche la divisione di canalette di acqua che vengono, diciamo, deviate sulla parte dell'abside. Perché? Perché l'acqua crea risonanza, quindi crea campo. Certo, un posto così, se ci stai a vivere muori, è un posto per creare un certo tipo di abbassamento immunitario, potremmo dire, che ti entra, per cui la persona che entra è dopo un pellegrinaggio, pensate come ci arrivi, però sono giorni prima di arrivare lì, adesso non è come oggi in aereo, arrivi là, sei stanco, sei aperto, entra tutta questa energia di colpo, c'è questa elevata anche della navata così alta, vedete quel pentacolo lì, quelle sono tutte strutture massoniche di costruzione, quindi numerologie, potremmo dire architettura anche sacra di fondo. E a quel punto quindi il labirinto è in un punto di picco di questa energia, cioè dove c'è una caduta, e lì fanno tutti i lavori processuali anche, dove disgregano in un certo senso. La disgregazione cosa crea? Dal ghiaccio passi a liquido, quando si disgrega la struttura a un certo punto si scalda e tu entri in una certa espansione e hai poi il dotto che ti insegna e ti dice le cose. La cattedrale stessa era posto in un posto rialzato, erano tutte strutture visibili da lontano, ma un posto rialzato dentro una pianura vuol dire uno yang dentro uno yin, cioè vuol dire un punto di potere, non solo perché è visibile, ma perché è un picco. Vi siete mai chiesti perché fanno questi grattacieli? Perché vogliono superare, è un discorso di avere il fallo più grande per capirci tra di noi, o è un discorso energetico? Se studiate un po' di fisica capite che a livello elettromagnetico, se io faccio una punta, tutto l'elettromagnetismo dove va se faccio una punta? Va che ha la punta più alta. Ecco uno dei tanti segreti che chi farà il corso diciamo, avrà, diciamo, cammini facendo.
E cosa vuol dire questo? Informazione, vuol dire anche collegamento energetico della città o del posto, quindi conoscevano e intuitivamente si facevano certe cose ma che avevano poi i loro effetti. Adesso vi faccio un po' una panoramica per dirvi dove pesca l'architettura olistica, cioè dove pesca questa scuola italiana di architettura Feng Shui che stiamo andando avanti da anni. Pesca da tante origini e non pesca solo dal Feng Shui. Abbiamo noi Fibonacci, per esempio, che ci fa vedere come l'associazione numerica della sezione aurea, quindi spirale logaritmica del caso lì, è legata a cicloni, al Nautilus, a strutture di formazione della vita. C'è quasi un codice, diremmo così, dentro la vita. Alla base di questo tipo di numerologia ci sta proprio un segreto della vita che si espande in un certo modo. Pensate che già parliamo che nel 1507 l'architetto Vignola ha studiato delle forme che riprendono un po' questo aspetto organico, facendo queste cascatelle d'acqua che vivificavano, ionizzavano anche il giardino di queste bellissime ville, che poi è un percorso Feng Shui che stiamo realizzando con tutti questi cinesi, gente che viene dall'estero, e questa è una cosa che stiamo proponendo in giro, perché questi arrivano e invece facciamoli vedere l'architettura da questo punto di vista, quindi si fa un viaggio ego-gastronomico in più anche con questo tipo di realtà, che diventa qualcosa di appetibile. Però già qua iniziamo a parlare di qualcosa di organico, qualcosa che lega le forme, ma queste forme di acqua dinamizzano l'acqua. Queste forme, diciamo così, particolari, fanno fare tutti i movimenti alle miscate e l'acqua si dinamizza. Questa cosa viene usata ancora oggi dai sistemi di filtrodepurazione, per esempio tra un laghetto e un altro, per vivificare l'acqua, e quindi si cercano sistemi per poterla rendere più pulita per poi riutilizzarla. Ma anche il Palladio ha fatto questa qua, la Villa Malcontenta, ma poi abbiamo la Villa Rotonda. Sono ville particolari queste, abbiamo sempre un fronte d'acqua, hanno proporzioni all'interno che riprendono dei ritmi musicali, c'è tanto concetto di musicalità e proporzione che si riprende. E tutti questi, cioè, vi fa capire che questo studio ha macinato del tempo. Quando un maestro di Feng Shui mi disse: ma sapete che da come leggiamo la vostra architettura si capisce che nel periodo della massima, come dire, periodo di massimo grido della vostra realtà, proprio nel Rinascimento, quando iniziano a venire fuori tutta una serie di architetture particolari. Perché? Perché l'architettura è l'espressione di un pensiero, e ricordo ancora, ma non è solo che è anche l'architettura stessa che crea il pensiero, e come dicevo prima, no? Il naso è così, ma anche perché se io creo una forma, questa forma induce, quindi pensiamoci oggi che forme abbiamo, che città abbiamo, che in realtà non c'è più una piazza, un posto, una polis, è tutto un po' perso, è tutto un frastuono. Questo cosa crea? Crea perdita del centro da parte di tutti. Più andiamo avanti così, più c'è perdita del centro. Perché? Per poi ritrovarlo. Questo fa parte del grande ciclo, va bene? Però, insomma, se vogliamo studiare la cosa, questo a livello cinese viene chiamato Mintang, cioè grande abbraccio, dove l'area energeticamente viene consolidata e tenuta. Da quando dopo Mussolini hanno aperto quella parte lì ci fu un grande cambio, perché l'energia dell'acqua in questo caso entra dentro, quindi c'è una situazione che cambia a livello della realtà pontefice. Quindi ci sono delle situazioni che sono degli errori e dei vantaggi a seconda di quello che tu fai, e non sempre, diciamo, tutto è così capito. Qua siamo andati a Barcellona di Gaudì. Gaudì è un grande, c'è un grande studio della luce, degli spazi, degli ambienti. Mi ha molto affascinato vedere queste realtà che ha fatto. Algo Magnate che gli permetteva di fare un po' quello che voleva. Qua in Italia una finestra rotonda ti mandano al manicomio, cioè, quindi devi stare sempre una roba che anni non poter fare niente. Però anche qua, come vedete, mi chiedo: ma perché tutti poi a un certo punto portano a questa forma quasi organica degli interni? E a un certo punto mi sono chiesto: ma forse perché noi non abbiamo un corpo così quadrato? Cioè non è che siamo dei cubi dentro dei cubi. Se noi potessimo vedere il nostro corpo veramente, sarebbe di una forma ovaliforme, mobile, non a 5 punte. Quindi un'ovaliforme mobile, dov'è che starebbe bene? In cose che sono abbastanza morbide. Se l'espressione risonante di un ovaliforme, cos'è? Espressione morbide, perché il nostro corpo è più ovaliforme che
a livello diciamo sottile, ma voi mi capite su questo argomento. Però ci sono poi feng shuisti che dicono forme morbide, le forme a punta così, tutti i libri che dicono attenzione, fanno male. Ecco, io non sono di questa idea, perché lì per me non c'è la compressione ancora più a fondo. Cioè, ogni cosa serve per qualcosa. Non è che un tavolo rotondo mi va sempre bene, perché un tavolo rotondo crea uguaglianza, ma un capo ci deve essere a certi momenti, quindi un bel tavolo quadrato ci sta benissimo. Una sala uterina tutta rotonda, bella, quando è che mi serve? Quando vado a dormire, che torno alla mia madre, torno al cosmo, ma no durante il giorno che devo lavorare. Una bella vetrata riflettente, un posto spigoloso, quando è che va bene quando c'è tanta accelerazione e competizione, e questo può servire. Quindi perché a dire tutti i discorsi di dire no, perché c'è questo estremismo, se voi leggete un po' di libri, dove tutto deve essere fluido, ma chi l'ha detto? Questo crea quegli stilismi poi molto da ranetta ancora e da io non sono d'accordo, ogni cosa per me deve essere fatta nel suo contesto, questo è, e conoscerne però, conoscerne i segreti di fondo. Sì, sempre da Gaudì notiamo anche questo rapporto sempre così organico, no? Che ci ricorda ambienti organici e quasi visionari nella sua realtà. Ma ricordiamoci che la natura ha quelle giuste risonanze già in modo naturale che lavorano, che sono, come dire, progressive nel suo aspetto vivificante, quindi se le studiamo cerchiamo di ripetere, non è che sbagliamo di fondo. Steiner, sotto a vedere Göttingen, a Svizzera, mi ha affascinato vedere lui perché mi sembrava quasi che un po' sto ripercorrendo anch'io tutti gli studi che ha fatto lui. La struttura è fatta con 4 animali, adesso chi studierà capirà delle cose, ma è veramente simile a tutto quello che è il pensiero anche del Feng Shui classico antico. Vabbè, macro, microcosmo, le due sfere, c'è tutta una simbologia che crea l'uso del colore, guardando in fondo lì molto, molto affascinante, l'uso del colore, cioè l'uso del colore è bandito. Cioè in Italia l'uso del colore, se tu vai in Sud America, vai in certi posti, l'uso del colore è normale, ma com'è che non si usa il colore qua? Abbiamo tutti pure usare il colore, oggi poi bianco, grigio, bello così pulito, la cucina è bianca, acciaio, bellissime, sì, chi ci sta lì? Un iceberg, cioè che donna vuoi rappresentare? Siccome la cucina è la rappresentazione del femminile, cosa mi stai rappresentando? Una donna che fa che cosa? Che sicuramente non fa quella donna da una parte che accoglie, e diciamo anche il femminile di quella casa non accoglie più, perché anche l'uomo è un femminile che però non viene sviluppato e non accoglie. Quindi in qualche modo c'è un'esasperazione e perché c'è questo? Chiedetevi come mai nei regimi totalitari il colore viene bandito. Nero, grigio. Hitler, nazismo, tutte cose, Star Trek o se no, che ne so, Guerre Stellari, vedete sempre questo studio del colore. Perché il colore è emozione, perché il colore è vita, perché il colore espande, perché il colore toglie dagli schemi il sistema sociale, il colore rompe le scatole, allora in ospedale sei pulito, velo bianco, così bagno pulito con tutte le piastrelle alte, sì, fai dappertutto, così alla fine diventa una roba che non ci puoi neanche respirare, e perché la pulizia, no? Allora tutto è assettico, e così è la nostra cultura, la cultura del morto, che lo prendi, lo metti in bara, in una cella, oddio dove è andato non si sa. C'è qui la vecchia che sta lì che sbava e tutto intorno, Dio quando muore, figlio, che tu stai lì giorni, non ne puoi più, però questo cosa fa? Ti rapporta alla morte. E siccome il grande segreto della vita è fare la conoscenza della morte, e forse non l'abbiamo ancora capito qua, ma questa è la chiave per comprendere cosa ci sta dietro la vita, ma qua purtroppo distanziandoci dal morire, ci distanziamo dalla vita. Perché ho fatto un'esperienza di questo tipo in Sud America in mezzo alla foresta, e quando ho fatto questa esperienza devo dire che la mia vita è cambiata. E ho capito una cosa, che proprio la cosa di cui più avevo paura era la matrice della più grande verità della mia vita. Perché quando arrivi a quel punto lì comprendi veramente che non hai mai vissuto forse. Quella è la grande paura che hai, che è paura di non vivere. E la grande domanda che facciamo tutti, ma ci sarà una vita dopo la vita? La grande domanda che dovremmo farci è: c'è la vita dentro la vita? Questa è la domanda che ti dà risposte, perché non è qualcosa di fuori, è che non siamo mai andati così dentro la vita da vedere nella sua profondità, io dico quasi il bianconiglio che sprofonda nella realtà che è immensa, però da lì si espande in qualcosa che non è così AB come il ghiaccio, diciamo, ma inizia a essere circolare come il liquido o puntiforme come il gas. E comunque questo lo riprenderemo per dire allora che anche questo studio di Steiner mi sono trovato molto vicino all'uso del colore, all'uso di tutte queste sue realtà che riprendono un po' questo tipo come dire, di struttura che ho cercato sempre di portare avanti. E l'uso del colore, dicevo, è la parte espressiva, quindi coloriamo le nostre case,
cerchiamo di usare i colori, usiamo i colori anche nei vestiti, sentiamo le emozioni come sono, ci vorrebbe essere cultura su questo. Pensate che ci sono degli studi Steiner che fa attraverso stanze colorate o come ci vestiamo per cambiare la nostra struttura anche energetica. E usano spesso il concetto del complementare. Per esempio, se tu hai un'energia più forte di un colore, usi il colore complementare, perché tu già lo esprimi, il complementare ti armonizza. Vi faccio un esempio sul complementare che vi potrà affascinare. Sapete perché i salvagenti sono arancioni? Tu dici perché sono arancioni? Perché si vedono, perché è un colore che si vede, no? Voi non sapete quanto studio c'è sul marketing, sul colore, è una roba micidiale, voi non avete idea di quanto studio c'è su tutto. Compriamo cose che sono studiatissime. Perché? Perché se tu stai sopra un elicottero e guardi per ora un mare blu, perché stai cercando dei naufraghi per il mare, il tuo occhio, attraverso i pistili e i bastoncelli, inizia a saturarsi di arancione che è complementare del blu. Perché noi siamo fatti così, noi non vediamo la realtà per quella che è, la vediamo continuamente bilanciata secondo i sistemi di saturazione, il nostro occhio è un continuo bilancio, quindi lui quando vedo poi un salvagente piccolo così, diventa una ciambella rossa così, perché il mio occhio è pieno di arancione. Quindi una stanza monocromatica ti fa male, e se tu metti degli oggetti che sono complementari al colore che hai messo, subito si bilancia il sistema. Ecco che qua è un concetto dello studio del colore, diremmo avanzato, che il Feng Shui non ti parla però, non è il Feng Shui questo tipo di rapporto. Bene, questo invece è un rapporto che io ho, come dire, approfondito e che è molto interessante andare a fondo. E lì che prendo tante questioni anche abbastanza interessanti. Siamo a Washington, il dollaro nasce con struttura massonica, pieno di riferimenti massonici, e Washington, io che conosco un po' la materia, vi devo dire che è studiatissima da un punto di vista energetico. Guardate solo nei Campidoglio tutte le strade che convergono verso un punto del Campidoglio. Abbiamo anche questo elemento verticale che proprio fa da antenna e tutto un circuito di strade. Ora, dobbiamo pensare che le strade sono le vene dell'energia, cioè come se fossero le sinapsi di un cervello dove arrivano informazioni. Non dobbiamo vedere la città come qualcosa di asettico. Se la vediamo così, vediamo una serie di linee di informazioni, tutte queste coinvolgono geometricamente verso un punto e io lì comando. Capite bene che è diverso da non pensare a una struttura del genere. Questa si chiama geometria sacra, ma questo si chiama Feng Shui, questo si chiama, chiamatelo come volete, si chiama gestione del territorio. Quindi vi dico, la sanno lunga chi ha creato e composto questo tipo di realtà. Frederick Wright è squisito nella sua proposta che dà nell'architettura, ha in Giappone, ha studiato tante volte questo tipo di gusto, e tutte le sue architetture comunque hanno in sé un'armonia di fondo. Anche se la casa è sulla cascata, dormici tu in una casa del genere con l'acqua sotto, cioè a parte l'umidità e l'effetto energetico che ha, infatti è diventato un museo. Poi fai un aggetto così destabilizzante, tutto per far vedere che il cemento armato era così bello, sì, ma vivi con un aggetto del genere dove c'è tensione statica, non è il massimo. Cioè, tutte queste cose estreme, architettoniche, anche così all'avanguardia, spesso non sono legate al sistema energetico di star bene, quasi mai. Quindi dobbiamo sapere bene quello che stiamo facendo. Se la struttura, se questa fosse una trave, anzi lo è questa trave qua, se questo fosse un muro, ci fosse un muro qua, no? Lo togliamo, facciamo un bel travone arrovesciato per tenere questo muro che spingerebbe, però non può più spingere perché sennò, e quindi mettiamo questa bella putrella, si dice, che tiene. Quando noi mettiamo un tavolo e arrediamo qua sotto, quella spinta statica continua a esserci e quindi preme l'energia sotto lì, e quindi se tu fai un arredamento e metti un tavolo, questo arriva e divide anche la zona del mangiare. Quindi quando fai un restauro, dico io, cambi l'interno, devi stare attento di come fai l'interno, perché sono delle energie che continuano a lavorare. Questa è l'osservazione sottile che io insegno, in qualche modo lo insegniamo per cercare di capire come anche gestire certo tipo di progettazione. Secondo me è un grande, anche Le Corbusier, quello lì, questo è il modulo, cioè questa è la proporzione aurea, ritorniamo a Fibonacci. Vedete che tutti questi architetti qua hanno studiato queste strutture, hanno cercato di capire un po' tutto questo concetto. Proporzione interessante, anche se Le Corbusier non mi fa impazzire, entra in un modernismo abbastanza scatolare, poi per molti versi. Arriviamo poi a Pei. Pei ha fatto la Bank of China, Hong Kong, piramide al Louvre. Ovviamente lui cosa fa? Grande come Foster, grande studio che ha, si trova in questi paesi del sud-est asiatico dove per forza devi avere il maestro Feng Shui, quindi in tutte le cose che fa c'è sempre grandi studi sul Feng Shui, ma lui è anche una grande società di fondo.
però le sue strutture hanno sempre questa impostazione, per cui ha tanto imparato anche attraverso questo tipo di realtà. E troviamo anche, dicevo prima, Foster. Questo è un bel esempio in Olanda, il Tom Albert del 27, e questa è l'Ingerbank, una banca che ha tolto l'assenteismo del 75%. Dopo questo intervento, statistiche alla mano, l'assenteismo è sceso del 75%. Perché c'è l'acqua che gira, perché gli ambienti sono belli luminosi, perché c'è la belle vetrate sproporzionate bene, perché sono gli ambiti di potersi rilassare, non è tutto così scatolare, non sono i neon, non so, se hai la Fiat, ad esempio, ti spari, no? Come è strutturata la Fiat. Bene, abbiamo dei dati, quindi il Feng Shui ha degli effetti, cioè questi studi qua portano anche un benessere interno che diventa anche produttivo. Ecco che qualcuno si sbizzarrisce come l'architetto Lothar Wasser, che usa moltissimo il colore anche nelle facciate. Ecco che osa il colore, che dicevamo prima, che però è una cosa che dà allegria, dà movimento, cosa che questa cultura del colore proprio per niente c'è. Avanti questi studi, diversi pezzi arrivano. Markowitz è uno che continua lo studio di Frank Lloyd Wright, e quindi continua avanti la sua ricerca di trovare attraverso la natura il suo ritmo interno organico e ricrearlo e riproporlo. Vediamo questo concetto dello yin yang, per esempio, studi che vanno avanti da lì, e abbiamo delle chiese, vedete questa chiesa particolare con l'interno antropomorfo, dove il cielo, cioè Dio, è direttamente a terra, c'è una simbologia lì anche. Tutti fatti in legno lamellare, guardate quella tomba lì particolarissima, fatta per sembra uno scheletro che entri dentro un corpo, no? Una volontà, diciamo, organica che mi ha molto affascinato perché ha degli effetti comunque risonanti, come guardate questo tetto qua fatto in lamellare che in qualche modo rispetta un po' il luogo, no? Pensate che andate in montagna, trovate questi cementate di posti bellissimi, in realtà italiane, dove non c'è nessun pensiero di questo genere, di entrare in risonanza al luogo, di fare le cose in zona scava dove, cioè, ma anche guardiamoci intorno alle città, non c'è tutto questo attenzione, no? E questo però sarebbe interessante, vedete quella casa lì fatta proprio che segue le forme anche del luogo. Ecco che avrà il nostro Norman Foster nel 1935, anche lui questa banca qui di Shanghai Bank ha una parte aperta sotto, perché la montagna da sotto, il C, doveva respirare. Gli hanno vietato di non aprire sotto e doveva andare avanti per riprendere il C della baia di Hong Kong, per portarlo dentro, perché se l'avesse arrestata avrebbe fermato questa vitalità della realtà di tutta Hong Kong. E le banche, immaginate, sono il fulcro dell'energia dei soldi, quindi poi io sono stato, purtroppo quando sono stato in Cina per varie volte mi sono dovuto rendere conto che lì il Feng Shui è usato strettamente economicamente parlando, cioè altro che armonia, è una battaglia di colossi. Pensate che anche di fronte qui c'è una banca che gli fa da punta, che è la banca di Penn, visto prima, che l'hanno fatta apposta per fare una punta per togliere energia all'altra banca, che allora cosa va a fare? Va a fare delle carrucole sopra per pulire i vetri che sembrano dei cannoni. E c'è tutta questa battaglia ma io dico, deve essere armonia, dovrà essere, cioè, ecco, questa è. Abbiamo i leoni sotto che sono i cosiddetti guardiani che creano il C, lo rafforzano, diremo così, nel momento che si apre, e poi tutte altre realtà. Vedete, ha fatto questo padiglione bellissimo di cristallo, l'isola di cristallo che riprende anche l'aspetto organico di un fiore, quindi insomma continua perché ha anche una serie di attenzioni che deve portare avanti. Abbiamo anche Renzo Piano, il nostro italiano, che ha fatto delle cose molto belle, mi ha fatto vedere questo vulcano buono, che è un posto, un'area molto interessante che ha fatto, che riprende la forma del vulcano. Ecco che le risonanze in qualche modo ci sono qui, e beh, qua lavora tantissimo col concetto della bioarchitettura, con la fitodepurazione, con tutti gli aspetti. Guardate sopra il tetto come è fatto, completamente non si vede niente. Questa è un'altra opera, l'Accademia delle Scienze in California, e comunque anche lui l'ho un po' analizzato e c'è dentro questo tipo di realtà di capirne un po' i principi. Queste cascadelle d'acqua, questo Drysdale è un altro famoso che ha fatto molto la parte esterna, facciamo tutta una serie di situazioni urbane interessanti, che gioca con l'acqua, finché a un certo punto io questo nel 92, che disperato del mio architetto che stavo facendo, 2 anni di architettura, ho detto guarda, mollo tutto, mi vedevo già inscatolato in questa realtà, dico qua o mi sparo o cerco qualcosa di diverso, e partì per l'India. Avevo 22 anni, intanto partì per l'India perché volevo vedere con mano tutti questi discorsi che si facevano spirituali. Dico sì, ma tutti parlano, dico ma poi c'è il maestro, questa energia esiste qualcosa del genere. E quindi è iniziato un po' questo viaggio di 3 mesi a cercare maestri.
Mentre cerco maestri ho ammazzate in testa continuo, tanto perché mi incontro e me ne danno tutto uno dopo l'altro gli altri per dirmi, ah, bello San Tommaso, beccati questo, e a un certo punto ho detto, oddio, ma in realtà il mio ghiaccio iniziava a spacchettarsi un po'. Finisco in un posto vicino a Ponticelli che si chiama Auroville, che è un posto molto interessante, che mi ha affascinato, che è una specie di cittadella autogestita, autocreata, un po' come la vostra anche realtà in cui siamo qua ospiti all'interno, e dove ha al centro una cosa particolare che è un geoide chiamato Matri Mandir, che è il nucleo della spiritualità di questa cittadella. Chi l'ha fatto si chiama Mer e Aurobindo, sono due personaggi abbastanza avanti con l'evoluzione spirituale, e lei in visione vedeva come doveva essere fatta, gli suggerivano come doveva essere fatta, in che proporzioni, eccetera. Allora io mi sono studiato un attimo Matri Mandir. Matri Mandir è particolare perché è al centro di questa cittadella, è fatto con scale elicoidali, e anche un cristallo che viene continuamente battuto dal sole perché è bucato al centro, quindi è un cristallo che viene battuto dal sole, sotto ha dell'acqua, e questo si chiama oscillazione dal mio punto di vista, cioè è un qualcosa di particolare che crea un campo. E questo cristallo è grande così, è 72 cm, è uno sberla, e ovviamente tutte le persone vanno in questa sala e meditano tutto il giorno, quindi dicono le cose, purificano, fanno lavori. Questo è al centro della città ed è strutturato in modo centrale. Quindi il baricentro, il centro della realtà, già ci fa capire che ha un significato particolare in ogni cultura. Qui ho iniziato a vedere fare a terra cruda, pensate quel lavoro lì molto bello a destra, è una casa cotta come fosse un vaso di terracotta. Quindi hanno fatto terra cruda, interessante, hanno messo tutto il forno, il fuoco intorno, l'hanno scaldato, quindi è tutto cotto dall'interno. L'argilla cotta è la più traspirabile in assoluto, quindi si sta da dire in una casa del genere, e poi hanno tolto i mattoni e alla fine è diventata una casa cotta dall'interno. Bellissima esperienza. Ecco, fai una cosa così in Italia, dicono va bene, ritornatene in India, però per dire, mi dispiace perché qua quello mi ricordo, facevano la terra cruda e mi facevano vedere tutte le cose che stavano facendo e sperimentazioni continue a livello di architettura e di impostazione. Ecco che la scuola nasce un po' con questo tipo di mio background, poi entro nel filone Feng Shui e unisco un po' tutto e uniamo anche l'aspetto, diciamo, organico, anche così, e anche di sensibilità negli ambienti, di arredamento, parliamo di tante cose, non parliamo quindi solamente di numerologia, fare vedere diverse architetture, diversi approcci, come vengono risolti, tante soluzioni, sempre anche in campo abbastanza pragmatico. Questa è l'impostazione che abbiamo. Si parlerà del colore, diciamo, della psicologia, ovviamente l'origine comunque è sempre la parte antica, che ci dà lo zoccolo, che dobbiamo riviverlo, perché la tradizione diventa vivente quando tu la rivivi in qualche modo, quindi ovviamente questa è la parte più importante che ci fa da base. A tutto questo uniamo però il concetto anche dello studio moderno, della bioarchitettura, della geobiologia, che è la parte energetica del suolo, dei siti, un aspetto dove i rabdomanti un tempo sentivano l'acqua e noi adesso facciamo lavori per percepire l'energia di un luogo, quindi uniamo anche questo, che anticamente i cinesi non ne parlavano, in questo aspetto così strutturato, possiamo dire, e anche tutta la tecnologia moderna, no? Di studio e recupero, diciamo, delle risorse anche naturali. E questo dobbiamo metterlo sempre a conto, ecco che l'architettura diventa interessante, possiamo parlare di tanti argomenti. E questa è la mia opera, quindi mi sono messo anche io nel 69 per la lista di tutti questi qua, la mia proposta. È una casa, ho usato anche sistemi dove farvi vedere tutta la casa, questo è l'interno, questo è il baricentro che l'ho caricato in un certo modo, quella è una zona a notte che ha anche una parte del massaggio, che è una zona anche di giardino zen, il cliente voleva una certa cosa e piano piano vi farò vedere tutte queste realtà. Adesso inizio a parlare un po' di quello che è il percorso professionale della scuola, ma che è il percorso, se volete, completo di questa visione di studio. Bene, questa visione di studio si divide in tre grandi settori: la via del cielo, la via della terra e la via dell'uomo. Come vedete, la cosa interessante è che tutto parte dal vuoto, il wushu, il vuoto, cioè qualcosa che non c'è. Da lì tutta la manifestazione del yin e yang, battere e levare. In realtà, dalla mia esperienza, questa è una
struttura mentale che vuol vedere le cose conseguenziali. Tutto questo è contemporaneo a livello del vapore. Certo che poi siamo che nel ghiaccio, quindi dobbiamo parlare in questo modo, però quando trovate queste cose che vi spiegano, la realtà prima era il vuoto, poi diventa, non è così in verità quello che la mia passo questa cosa, è tutto qualcosa che c'è continuamente. Non c'è realtà se non c'è la non realtà. Quindi è tutto qui adesso, non è qualcosa che si studia come una continuità. Però mettiamola così, c'è il vuoto, c'è il dualismo che crea il tutto. Questo dualismo si può anche leggere come la manifestazione di 5 fasi energetiche, che sono i 5 elementi. Queste 5 fasi energetiche possono essere lette all'interno dello spazio esterno come natura, possono essere lette come arredi. Perché? Perché queste stesse realtà come risonanza io posso interpretarle e poter capire come correggere queste energie. Quindi se sono 5 fasi energetiche, dico mi manca una fase che per risonanza, tipo il fuoco, si lega all'espansione massima, quindi si lega a un colore rosso, quindi se parliamo di direzione si lega a un sud, quindi se parliamo di un'emozione si lega alla passione o all'illuminazione. Tutta questa attività sono risonanze di una fase energetica che noi chiamiamo simbolicamente fuoco, ma che non c'è niente col fuoco, è solo un simbolo. Queste fasi si possono leggere come risonanze in un territorio. Leggendole è un quadro di dove mancano degli aspetti, è come una medicina, è come dire questa persona è freddo di fegato, è calda di reni, studiamo queste fasi energetiche per bilanciarle. È uguale a livello del paesaggio, però il paesaggio viene identificato attraverso queste 5 strutture, diciamo, più grandi, per poi entrare nelle 3 grandi vie. Allora, la via del cielo ci dice che la parte invisibile del cielo esiste perché noi non sappiamo perché il vino cambia gusto così, perché quella nata lì c'è il sole che ha fatto delle macchie solari e ha armato delle radiazioni, il vino ti cambia gusto, ma tu l'hai visto questo no? Possiamo vedere una marea che sale e scende perché è visibile, quindi quante cose anche non si vedono nel mondo invisibile che ci influenzano. E su questo argomento, quanto viene deriso l'astrologia perché dice ma cosa stai dicendo? Cioè delle stelle messe lì distanti, cosa vuoi che facciano? Cioè cosa vuoi che facciano? La luce che apportano fisicamente non fanno niente, quindi non è che ti fai 1000 calcoli. Sì, ma dal punto di vista magnetico, te lo sei mai chiesto che se c'è un movimento magnetico sul pianeta dopo pochi minuti arriva sulla Terra? In realtà la vera questione è che noi siamo fatti di campo elettromagnetico, siccome siamo dentro il sistema elettromagnetico che è la Terra, e questa Terra è dentro il sistema elettromagnetico che è il grande sistema solare, questo grande orologio, e beh, quando nasciamo abbiamo questo imprinting di onda che è quel punto in cui tu se ribatti quel punto avrai una risonanza perché sei nato in quel momento lì, ecco che allora si spiegano molte cose, perché è l'informazione che viaggia, come viaggia nei meridiani nostri l'informazione, come viaggia nella Terra l'informazione, come viaggia in tutto il sistema intergalattico l'informazione, attraverso cosa? L'elettromagnetismo, che è ancora un tema per niente conosciuto e non compreso. Ma da poco l'agopuntura è uscita come parte medica, e così lo shiatsu, era una cretinata dei cinesi. E cosa fa l'agopuntura? Tocca dei punti energetici che sono collegati con delle... E cosa sono questi punti energetici? Cosa sono queste energie, direbbe un medico? Niente! E direi, cosa sono le maree delle acque? O no, più che altro le correnti dell'acqua. Cos'è? E direbbe, è una cosa che non puoi vedere, ma ci sono lo stesso. La corrente arriva quando c'è caldo e freddo, si crea una corrente d'acqua che si muove. Bene, la corrente d'acqua non è in realtà qualcosa di così visibile, è più della somma delle parti, ma qua bisogna entrare in un concetto che offre un cammino spirituale, o lo capisci o non sai come parlare poi di questi argomenti. Quindi diciamo è il campo elettromagnetico che dà informazioni in cui noi ci immergiamo dentro, quindi anche una casa orientata in un certo modo, che si bagnerà sempre di quell'orientamento, come un'oscillazione, avrà influenze con la persona che ci abiterà o con colui che si siede in una certa direzione tutto il giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che il Feng Shui inizia a aprire una porta che dice, oddio, allora non è quella cosa lì, 5 elementi, ti metti là, fai 2 colori, forse c'è qualcosa di più, un po' più complesso e più interessante che da guardare. Bene, quindi la via del cielo ha degli effetti su di noi. La via della terra, tu entri in uno spazio e dici, ok, ho una trave così, una sensazione, però la sensazione è che si sta bene in un posto. Perché si sta bene? Che atmosfera c'è? Come mai c'è questa bella atmosfera? Non riesci a spiegartelo. Cioè è una parte invisibile spesso della forma, quindi c'è sempre questo studio di capire dietro la realtà cosa ci sta perché qualcosa diventa poi, adesso inizia a stare bene.
La via dell'uomo, che questa cosa la amplificherò adesso, la vedremo, la via dell'uomo è la via, quella in cui più bazzicano tutte le grandi pubblicità e sistemi di management, dove sfruttano la massa pecorona che tutti noi siamo, perché noi ricordiamo che siamo l'80% non svegli e il 20% che pensiamo di essere svegli, quindi ci rimane, non lo so, ci rimane più niente qua. Però anche dalla mia esperienza, quando ho fatto questa esperienza in Sud America, ci ho detto, oddio, cioè spostandoti dall'altra parte, capisci che qua nel presente è molto complesso starci, e quello che tu pensi di comprendere è veramente un poco rispetto a quello che stai assorbendo di informazioni. Cioè voi tutti qua state assorbendo informazioni a raffica di com'è lo schermo, di dove sono io, dove sono tutti, tutto questo è memorizzato da voi continuamente, solo che siccome facciamo il cervello non vuole così sforzarsi e non siamo così consapevoli, stiamo solo su un piccolo range, diamo forza solo a quello. Ma se poteste fare l'esperienza di vedere tutto, cioè ogni movimento vostro, pensiero si sentirebbe, tomba, si fa fuori di testa lì, però come dire, questa è la natura nostra, la nostra profonda natura ha questo aspetto di continuo informarsi di tutto quello che c'è. Ecco perché poi quando dormi hai sempre una parte presente che sa che hai fatto un sogno. Se veramente lì non fossi presente, come fai a fare un sogno? Come fai a essere presente anche nel sonno più profondo? Perché c'è una parte di te che è sé superiore, che è la parte profonda di noi, esistente, che è sempre lì. E questa è la parte nostra più divina, più incredibile, più vera, anche che sta dietro tutte queste realtà qui. Ora, tutto questo aspetto qua, quello centrale, dicevo, viene gestito come? Politica, mass media, pubblicità, ti inculcano una serie di robe, si creano le guerre così, vero? Cioè si crea di tutto così, creando tutta una serie di pensieri, e questo viene gestito attraverso una pianificazione del pensiero, perché noi reagiamo a tanti input, questo bisogna conoscerlo però, perché se lo conosci sai anche come muoverti, PNL, tutti i sistemi anche che iniziano a venire fuori, che fanno capire molti aspetti di questo genere qui. Tutto questo studio qua per me è importante perché poi bisogna continuare e progettare, quindi la visione olistica della progettazione, per arrivare poi a ritornare a creare quell'architettura che risuona con tutto il sistema quasi fosse un vuoto. E quindi dobbiamo parlare più di architettura di spazi, di vuoti che di pieni, insomma di qualcosa che in qualche modo possa essere poi riempito dalle persone, dalle realtà che arrivano. Questo sarebbe quello che dovremmo auspicarci. E detto questo facciamo un po' un percorso, entriamo dentro le tre come dire, suddivisioni. La via della forma, cioè quella via della terra, la prima, guarda aspetti, anticamente vedete si guardavano le strutture dei livelli e si cercava il punto Xue, cioè il punto dove doveva dimorare la tomba, questo era il motivo. Ora, se vi devo spiegare perché era così importante trovare la tomba, entreremo in concetti strani, però ve lo dico a voi che voi fate anche un percorso di questo tipo, quindi è sintomatico che voi lo dovete sapere. Perché? Perché diciamo il morente, chi moriva, se lui moriva e moriva in un certo modo, le sue ossa messe in quel modo particolarmente valide entravano in risonanza attraverso il DNA a tutta la stirpe successiva che sarebbe nata. È come dire che mio figlio in qualche modo ha qualcosa che si lega a me, è come dire che mio nonno ha qualcosa che si lega a me, quindi uno sblocco mio sblocca anche mio nonno e sblocca anche mio figlio. Voi questo lo intendete bene, giusto? Ecco, quanto di risonante c'è sulla stirpe che sto creando attraverso la mia evoluzione e trasformazione personale, stessa cosa. Se io prendo una persona e la faccio morire in un posto che particolarmente, e veramente questi sono imperatori che avevano tante figliolanze, quindi tutti reagivano velocemente alla sua vibrazione, che era collegato a tutto il resto, e questo era un posto particolarmente valido, tutti ne beneficavano, e il motivo lo capite benissimo quando fate costellazioni e cose simili, dove uno sblocco tuo sblocca anche l'altro e viceversa. Insomma, questo cosa succede? Energia. Ma noi non è che siamo finiti quando passiamo dal liquido dal ghiaccio al liquido al vapore. Il ghiaccio quando si scioglie semplicemente cambia di stato attraverso il calore e entra in un concetto, chiamiamolo di mare, dove l'ego si reintegra e si disintegra, perché l'immagine di te separata rientra, però tu sei sempre tu in diversi stadi della materia, e questo fate esperienza, e quindi devo dire che è scioccante vedere che tu non sei più tu, ma che semplicemente è una questione di cambio di stato.
Quindi se lo stato cambia, capisci bene che tutta questa compresenza è continuamente vivente. Non c'è qualcosa che... c'è quello che è morto, ma no, quello sta ancora vivendo. Perché in questa visione dove può esserci inizio e fine di cosa? Quando entri in questo tipo di esperienze capisci bene che tutto questo discorso è un discorso di chi parla nel mondo del ghiaccio, che a quel punto dice ok, arriva un cilindro e dice questa qua è una linea, e tu a un certo punto fai l'esperienza e vai nel mondo del liquido e dici cazzo, ma questo qua è un cerchio, e tutti dicono tu sei scemo, questo qua è una linea. Poi a quel punto entri nel mondo del vapore e vedi che è una sfera, e torni poi giù nel mondo del ghiaccio e ti dicono oh bello mio, guarda che tu dici cazzate. Quindi la struttura del pensiero qua per forza non può comprendere questo punto, dipende da che punto di focalizzazione sei, da qual è il tuo punto di attenzione, dove ti sei focalizzato. Se questa è la realtà che ti sei focalizzato, ma non puoi neanche discutere, sono tutte vere contemporaneamente. Ecco perché è così difficile anche parlare di certe questioni, perché o le hai vissute e le hai viste, o se no sono solo discorsi. Quindi vedere la logica di una risonanza, perché è vivente, perché noi siamo viventi con qua adesso e a tutti i livelli e con tutti quelli che non sono più qua, e ti diventa chiaro, ma non dici senti bello mio, qua non ci vedo nessuno, o tu sei fuori di testa e tu continui a vedere sto cerchio e dici ecco, questa è la problematica della ricerca, perché più vai avanti più o diventi pazzo o ti devi trovare con gente pazza come te, se no fai una comunità di pazzi. Comunque, per dire cosa? Che perché lavora? Perché sono esistenti. Quindi queste risonanze continuano a esserci, noi siamo continuamente vivi. Nella vita c'è la vita a questo punto. Quindi i dragoni di venti, le ventilazioni, spesso non si guarda le ventilazioni in una casa. Tante reazioni all'aria condizionata, ma una buona progettazione con una buona base di ventilazione risolverà tanti punti che non ci potevi pensare. Questa è una bella analisi di Hong Kong, fatta da delle conferenze che ho girato per il mondo, e fa vedere come i dragoni in montagna, cioè Hong Kong è dentro un crinale in montagna che arriva dal Tibet, e chiediamoci perché la Cina ha così voluto il Tibet prendere dentro, perché per i cinesi quella è la radice dell'energia montagna che manifesta sulla Cina, e per loro è il nutrimento massimo. E anche noi abbiamo la Corsica-Roma, c'è l'asse Corsica-Sardegna che fa un abbraccio con la Sicilia, dovrei spiegare molte cose, ma quando abbiamo perso la Corsica, questo è un problema da un punto di vista anche energetico. Sono tante cose anche che a livello strategico di territorio gente sapeva, quindi dare a certa gente un territorio o un altro faceva la differenza di vincere o no anche in futuro altre battaglie, e quindi tante cose particolari. Comunque cosa voglio dire con questo? Vedete questa linea verde? Hong Kong è dentro questa discesa di energia dove c'è anche l'acqua, dragone acqua, che ha questo come dire, la corrente dell'acqua che va nella stessa direzione di Hong Kong, e Hong Kong fa un abbraccio, cioè Kowloon e Hong Kong fa un abbraccio e contiene l'energia in quel punto lì. Lo studio del Feng Shui che portiamo avanti è osserva, trova come i flussi si muovono e dove si contengono, lì capirai che ci sarà un punto particolarmente valido. E qui entriamo nel mondo della forma, quindi facciamo vedere come anche a livello urbano bisogna analizzare questi sistemi per poter poi capire come muovere la progettazione, come farla. Qua siamo in un giardino cinese a Sydney, un'operazione di ristrutturazione, i rapporti di alto e di basso, tutte le realtà che ci possono essere nell'urbano, per arrivare fino a parlare degli ambienti interni. Quindi si parlerà di come mettere il letto, come mettere una cucina, cioè ovviamente si parla di tutto, perché questo concetto può andare a essere visto in tutte le piccole sue valenze. E ho scritto un bel libro, questo è il libro della forma, insieme al mio collega Stefano Parancolo, che è il libro che racchiude, diremo così, la prima parte della forma. Ma andiamo avanti, diciamo così, non è finita. La scuola della bussola, la via del cielo. La via del cielo, visibile e invisibile, immaginate questi studiosi tutte le notti stavano lì a vedere il cielo. Ah, la nuvola, la stella si vede, non si vede, ah guarda, adesso, e lì andavano a analizzare cosa poteva succedere in quella giornata lì. Tutta la notte facevano i cambi, quindi era uno studio enorme. Perché questo? Perché c'è la strategia, perché i segni del cielo sono importantissimi. Oggi che segni guardiamo noi? Però questi cinesi guardavano le stelle per poter codificare le energie sottili che arrivavano attraverso questa numerologia, fino ad arrivare anche a costruire dei sistemi molto complessi che si chiamano Luopan, di cui ne ho fatto io uno a Hong Kong, che adesso vediamo dopo, lo vedremo dopo. Questo è il maestro Howard Choi, che ci insegna come usare il Luopan, che è questa struttura con diversi anelli, sono diverse scuole di pensiero, che servono perché attraverso la struttura frontale di un edificio, di qualsiasi realtà, tu puoi intraprendere e comprendere tante altre questioni che puoi dire.
quindi non c'è solo la struttura formale, ma l'aspetto metafisico che viene messo sopra. E questo a Hong Kong troviamo anche, vedete, grandi e piccoli, troviamo diverse scuole di pensiero che usano diversi sistemi anche numerici. Su Hong Kong Fly Star, questo è degli 8 palazzi, questo è il Chi delle 9 stelle, quello è lo Shu base terra, ci sono diverse questioni. Questo è uno dei nostri maestri, Polun, che è venuto da Hong Kong spesso, ci ha insegnato diverse cose e sta presentando il mio Low Pan che ho fatto, e anche uno in plastica, se volete, che si può usare per le consulenze, che è più pratico. E la scuola Segue del Cielo guarda anche la numerologia, questo si chiama Bazio, 4 piazze del destino, è l'astrologia cinese massima sofisticata che c'è in Cina, che l'ho stata a fondo, devo dire, bellissima, e anch'io da anni off ho detto l'astrologia è una menata pazzesca. Poi quando ho iniziato a studiare sempre di più ho detto oddio, ho detto non è possibile, e ho iniziato a capire che non sapevo niente, cioè che dovevo veramente andare a approfondire questo tema. E c'è tutto il calendario cinese, e anche l'astrologia cinese si basa su un altro tipo di concetto, un altro tipo di diciamo, collegamento anche planetario, ma che poi arrivano alla stessa visione di questo prisma della realtà. Tutto questo è estrapolato in un altro libro, che è La storia della bussola, che è il secondo della serie, per poi entrare nella via dell'uomo, la via intuitiva. Bene, qua faccio vedere un po' delle questioni, perché anticamente, altro che via dell'uomo, che ne so, mettevate incenso per la casa, purifica, si facevano quasi delle messe nere, cioè questi erano dei lavori mudra, di proiezioni, caricamenti di gruppo. E un'altra ve ne dico, la prima cosa che si faceva prima di combattere, sapete qual era? Andavi nella tomba dei genitori di chi dovevi attaccare e la distruggevi. Queste erano le tattiche esoteriche, cioè capite quella questione? Quindi se io distruggo la tua stirpe e poi dopo il giorno dopo ti attacco, e questo diventava una questione fondamentale con tutte le guardie che difendevano la tomba. Capite bene che queste cose non erano la ranetta che vedi oggi, cioè è questione sempre di discorso energetico, che se io spacco una cosa della tua stirpe, a quel punto diventi debole, diciamo, nella tua capacità di poter operare. Noi utilizziamo nella scuola diversi studi di questo, in forma però moderata ovviamente, e insegniamo come purificare uno spazio attraverso la fumigazione, attraverso diversi rituali, l'utilizzo anche di cristalli e pietre, quello per creare cerchi di medicina, per caricare oggetti, scaricarli. Se tu ti arrivano degli oggetti da casa di qualcuno, che storia ha avuto? O entri in un appartamento, come fai a sapere tutto quello che c'è, come puoi anche rapportarti? Sono dei bellissimi studi, sono persone che tanti anni fanno questo e ci insegnano tutte queste tecniche. Io sono andato avanti anche in un percorso che ho fatto 9 anni di percorso di core energetica che deriva da Reich, è stato un percorso bellissimo di cuore e assomiglia alle costellazioni e ha tutti gli aspetti di trasformazione di tutto il dolore, la parte profonda di noi che viene somatizzata. E in qualche modo, diciamo, Reich e poi Lowen e Pierracco suddividono le persone in 5 strutture caratteriali, che vuol dire 5 strutture differite che vengono esposte attraverso il corpo, quindi si può leggere benissimo, è una fisionomica, se volete, no, nostra occidentale, però ogni ferita è un dono, perché se noi abbiamo un corpo abbiamo anche la controparte che risolta e guarita quella cosa lì, è il nostro dono della bellezza, per cui siamo arrivati in quella difficoltà, no? Di doverci lavorare sopra. Beh, io ho letto che se noi creiamo un corpo, creiamo anche una casa simile, questo è stato il mio passaggio successivo, e perché ho letto che c'è una stretta relazione tra un tipo di modo di arredare, di mettere le cose, il gusto del colore, che è preciso a livello di quello che noi viviamo come struttura anche di ferita e di modo nostro di esprimerci. Quindi se noi andiamo a arredare in modo diverso quella casa, sapendo della ferita, facciamo un'operazione quasi di cura, come non diciamo alla persona di cambiare i vestiti, spostiamo 2 o 3 cose, gli diciamo 2 o 3 cose che però sono perfettamente in sintonia con quello che è il motivo della problematica cronica, se diventa tale. Quindi insomma è un mondo, facciamo dei corsi di 2 o 3 giornate dove si lavora fisicamente, corporeo, questo qui, però che arrivi piano piano poi a capire molte questioni e leggi la casa in modo diverso. Questo è un approccio tutto diverso che sto portando avanti da anni. Questa è la casa del rigido, faccio solo degli esempi. Il rigido si vede la struttura sempre molto bella, elegante, ha una bella presenza, però è rigido, quindi ha tutta questa cosa high tech, raffinato. Diciamo schizoide, la parte a destra è tutto spirituale, però ha un corpo longilineo, è una persona senza radicamento, fisicamente lo vedi, è avanti, cioè c'è da divertirsi, no? a capire intanto chi si è da tutte queste strutture. E poi insomma, questo qua per esempio chi è
Sunattico è più la psicopatico, quello che controlla, ha uno spiazzamento verso l'alto, ha l'occhio molto focalizzato, è una persona che sempre deve controllare e questo vorrà sempre stare in situazioni di controllo. Perché? Perché ha una paura di lasciare andare incredibile. E perché? Perché tanti motivi. Quindi se tu gli sconvolgi un po' la casa e dici, bello, aspetta un attimo, controllo, e cerchi di lavorare su questo aspetto, piano piano, siccome noi siamo anche proiezione, questo va a lavorare. Facciamo lo studio del colore, anche dicevo prima il colore, ci sono molte persone valide che fanno dei bellissimi interventi solo sul colore che cambiano completamente l'energia di un posto, solo che non c'è studio, no? E non è molto accettato, però negli ospedali stiamo entrando in tante realtà che per il momento erano, come dire, asettiche. Questo è con Paolo Brescia, un grande colorist design, un libro molto bello che questo fa una lettura del colore molto più dettagliata e precisa di quella che si trova in giro. Facciamo viaggi studio, andiamo ogni anno in Oriente, in tutte le parti del mondo, portiamo architetti e persone a divertirsi un po' con noi. Il prossimo era in Giappone, dobbiamo vedere anche dove si è illuminato il fondatore del Reiki e tutto questo itinerario qui. Vediamo 25 tra musei e giardini giapponesi con 2 maestri di Kare Sansui, dei giardini secchi, perché c'è tutto un mondo anche lì, un'arte del giardino, quindi entrare nella loro filosofia, cerimonia del test, robe qua. Però è un'avventura, una cosa bella che facciamo ogni anno e creiamo sempre con tutti la divulgazione e i personaggi che ci aiutano a divulgare questo tipo di studio. Allora, io sto anche creando dei corsi online in diverse lingue nel mondo, siamo già 5, e dove tutta questa cultura la sto tutta mettendo giù, pianificando, perché è il mio karma, devo fare sta roba, per cui toccherà lavorare per i prossimi 10 anni e poi la faccio finita. Però sta cosa che mi piace, che in qualche modo questa conoscenza non rimanga lì e che poi rimanga anche i posteri, e quindi sto divulgando questa cosa pian piano, la sto facendo tutta e inscatolando perché i sistemi ce lo permettono, si trova tutto online anche sul sito. E questo qua è www.italia.com che potete trovare. Con l'ultimo Howard Choi, questo architetto, questo è un corso che ha fatto un concorso che è stato bandito in Svizzera, lui ha fatto questo tipo di progetto, tanti architetti da tanti anni che facevano questo progetto e guardavano solo la qualità estetica, formale della stecca che doveva essere per terziario, una cosa particolare. Erano anni che facciamo, lui dice, come con voi, facciamo questa prova in classe, proviamo noi verso questi studi a creare una tipo di tipologia diversa. Parla del discorso di fare un'architettura anche lui olistica, perché ovviamente siamo, come dire, in sintonia con questo. E però la sua operazione qual è? Guarda i flussi energetici della città, la chiesa, quindi dove arriva l'energia della chiesa, il punto della stazione dove arriva, e quindi si chiede che attraverso questi punti di analisi si chiede se lì sarebbero buoni creare delle aperture rispetto a questo edificio, cioè non è che io apro l'edificio così, ma lo apro per legarmi alle energie di fondo. Torniamo al discorso iniziale che facevo. E a quel punto si dà la vista a tutta questa situazione qua, la sua realtà geniale a un certo punto ha detto, ma come? C'è l'uscita della metropolitana proprio tra la stazione e questo blocco, e questo è il punto nevralgico da ragionare, progettare, perché io devo espandere questo flusso di energia che sta arrivando. E cosa ha pensato? Di linkarsi alla metropolitana e fare 2 portoni. Qua entriamo nella metafisica, via del cielo, adesso faccio vedere un progetto olistico, no? Dove guardiamo anche attraverso la metafisica quale portone migliore è a seconda degli orientamenti. Adesso ci capite ben poco, ma quello si chiama Swan Conf, dicevo Flexine, che sono stelle volanti. E cosa ha fatto? Ha pensato di fare un'unica parte sotto tutta aperta, con centri commerciali, che prendesse dentro anche questa metropolitana, che potesse aprirsi. Ma perché? Perché se la gente arriva e vivifica la parte sotto, vivifica anche l'elemento che c'è dentro, che tutti quelli che ci lavorano, come nei meridiani, siamo in un punto di spot, dove c'è gente che arriva, e solo per il fatto che arriva, la gente che è lì, già quello che loro fa diventa più importante. È il concetto di creare dei link, questo è uno dei segreti più importanti di tutti questi studi di analisi. E per cui quando lo fece, poi anche l'interno, corridoi più grandi, cercare di disporre in modo diverso, quando lo fece mi illuminò, iniziai appunto a capire che questa cosa era veramente valida da pensare. Nella scuola facciamo diversi anche progetti di laboratorio, le persone fanno step by step un loro metaprogetto che portano avanti in tutte le loro fasce, e analisi per arrivare poi a avere appunto questa visione globale. Signore e signori, questa prima parte è finita, ce l'avete fatta ad arrivare alla fine. Va bene, dai, ci facciamo un grande applauso a tutti quanti. Grazie a tutti quanti, grazie. Grazie a te. Grazie.